Salve fandoni e ben ritrovati su Dark Souls 3. Quest'oggi episodio molto speciale, o meglio, episodio finale. La fine di un viaggio, ma perché speciale? Perché a differenza degli altri due questa è la fine della trilogia. Pertanto questo viaggio è iniziato circa un anno fa, per me. Magari alcuni di voi sono saliti un po' più avanti, magari hanno seguito solo una delle 3 serie. Però siamo qui. Magari lo state recuperando dopo anni, chi lo sa. In ogni caso, questa è la fine di un viaggio che per me ha significato molto. Quest'ultimo anno è stato fantastico. Ho adorato tutti e 3 i Dark Souls, ne parleremo approfonditamente più tardi, dopo il finale. E quindi quest'oggi sì, sono contento di insomma mettere un punto, ma allo stesso tempo un po' mi dispiace, no? Con questa canzone che tra l'altro riflette la nostra scelta, no? Di dare gli occhi alla guardiana e di conseguenza di spegnere la fiamma anziché vincolarla come richiesto dalle leggende, dal passato, da tutto ciò che fino ad oggi ci hanno fatto credere e ci hanno spinto a credere più che altro. È finita, quindi vorrei vedere un attimo come... Vabbè, potevo andare nelle stats banalmente. Queste sono le nostre stat finali. Sono molto triste per questa intelligenza. Non l'ho sfruttato come volevo. Stessa cosa, insomma, sicuramente non una build ottimizzata, però ci ha permesso di andare avanti in tutto il gioco e nei DLC. Perciò, voglio dire, ha fatto il suo. Il personaggio che a questo punto si trova in questa situazione, abbiamo avuto diciamo l'intercettazione di Pier Giorgio che ci ha invaso e ci ha permesso di provare un'arma che altrimenti avrei giocato solamente nel New Game Plus, anche se alla fine non abbiamo alternato così tanto entrambi gli attacchi, quindi a parte il fatto che fosse più 5 non aveva nulla di particolarissimo per come l'ho giocata. Però è stato un viaggio sicuramente che a differenza degli altri due è stato più significativo perché fatto con un minimo di contesto, mettiamola così. Quando ho iniziato Dark Souls 1 tutto era un'idea, una nuvola che volava in aria e diceva ok, è un gioco difficile, morirai, fine. Cioè, perché questo era ciò che mi era stato presentato fino ad allora. Ad oggi sono convinto che quella definizione può essere giusta, sì, ma allo stesso tempo è estremamente riduttiva e non dice nulla sul reale senso del viaggio che io ho percepito giocando i 3 giochi uno dietro l'altro, anche se comunque c'è stato un po' di stacco tra uno e l'altro. Allora, adesso direi di andare direttamente qui. Siamo pronti. Non so come fare il finale che vorrei, perché il falò penso che triggeri quello standard, perciò adesso diamo un'occhiata. Però siamo qui. Un luogo che tra l'altro ci ha portato ad esplorare uno dei DLC più fighi dell'intera saga, anche se mi sono piaciuti molto anche quelli di Dark Souls 2 e Dark Souls 1, ripeto, ne parleremo tra un po'. Però eccoci qua. Allora, io non so, ripeto, come triggerare il finale dell'era dell'oscurità, dello spegnimento della fiamma. Questa è una macchia di sangue, non c'è nulla di che. Ok, eccolo qui. Non so come abbia fatto a non vedere questa cosa. Penso sia proprio questo, perché aveva detto quando sarai di fronte alla fiamma fai ciò che devi, insomma. Ok. Il luogo è questo. Ok, quindi non credo ci serva più nulla. Oddio, no. Facciamo il binocolo, me lo tengo. Ma non credo, cioè penso partirà una cutscene a questo punto, quindi ok, siamo già sotto brace, quindi molto figo. Vai. Voglio evocare la guardiana del fuoco? Sì. Voglio evocare la guardiana del fuoco, andiamo.
Ok. Ma arriverà anche a togliersi il copricapo? Oppure no? Preso una fiammella. E così. The first flame quickly fades. Darkness will shortly settle. But one day, tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's Pass. Tutto buio. Ah, posso muovermi? No, sta andando via tutto, ok. Ashen One, hearest thou my voice still? La fine del fuoco. Ed eccolo qui. Non so se c'è qualcosa, no, è solamente crediti che scorrono. Perfetto, allora. Wow, da dove iniziare? Da dove iniziare? Allora, in primis, questa canzone molto tranquilla, triste, che mi fa quasi pensare sia specificatamente per questo finale. Può darsi che cambia a seconda di ciò che scegli, o magari no, adesso lo scoprirò poi dopo. In ogni caso mi fa partire proprio da la fine di Dark Souls 1. In Dark Souls 1 la mia canzone preferita è Nameless Song, che è quella che parte durante i crediti. Ci sono diversi motivi. In primis, secondo me è fantastica a livello proprio di melodia e tutto quanto, però a parte quello credo sia anche parte del legame emotivo che si è creato quando ho finito la serie, quando ho finito il gioco per la prima volta, perché è stato un viaggio così altalenante anche in un certo senso, che ha in un certo senso solidificato quella che è stata l'esperienza, che poi si è rivelata essere positiva soprattutto dalla seconda metà in poi, però anche in realtà dall'inizio poi successivamente ai primi 2, 3, 4 episodi, adesso non ricordo, dovrei andare a ricontrollare. E quindi sicuramente quella è una delle mie canzoni preferite dell'intera trilogia, cioè io la ascolto insieme a Majula, che ci arriviamo, che è veramente qualcosa di assurdo, ok? Perché? Perché per chi non ha seguito la serie di Dark Souls 1, ora non so quanti di voi in questo momento in live sono nuovi, chi invece sta guardando questo video su YouTube e magari ha seguito solo questa serie, ma Dark Souls 1 io l'avevo giocato, iniziato a giocare, fino a credo solamente il Borgo dei Non Morti. Non credo di essere andato oltre quello, sinceramente non mi ricordo. Quindi sostanzialmente ero proprio all'inizio, ok? E si parla di 2019-2020, non ricordo precisamente l'anno. Fatto sta che gran parte dei miei amici stavano giocando Dark Souls 1, 2 e 3, principalmente 1 e 3, ci arriviamo, e quindi ci avevo provato anche io, rimanendo profondamente colpito
però non in senso positivo, cioè proprio colpito dai nemici e distrutto, da portarmi ad allontanarmi e provare poi Dark Souls 3, che invece giocai linearmente fino a... Io ricordavo fino alla danzatrice, ma sinceramente non credo, perché ricordavo che la danzatrice fosse ad Iritil proprio, invece no. Quindi vabbè, torniamo anche su questo discorso. Quindi sostanzialmente rigiocarlo l'anno scorso, ormai un anno fa, per me è stato un ritornare su qualcosa che non mi aveva convinto per nulla. Perché? Perché avevo giocato giochi completamente diversi, perché non ero tanto nell'ottica, e soprattutto perché di per sé è un gioco che se non giochi in una certa maniera o comunque con attenzione, non fai caso, perché il game design ti suggerisce gran parte delle cose, però se non ci fai attenzione, se sei abituato al videogioco molto guidato, che ad oggi è praticamente la norma, è veramente facile farsi sopraffare e iniziare ad odiare il gioco e magari anche il genere, come è successo a me in quell'anno e successivamente, ok? Quindi cosa è cambiato? Che poi ho provato Elden Ring, poi quando inizieremo la serie di Elden Ring ne parleremo più approfonditamente, e decisi di passare, perché ero su PS5 in quel periodo, di passare di nuovo su PC dopo un tot che finalmente sono riuscito a sistemare un po' a livello generale quella che era l'idea del PC che volevo buildarmi, perché tra mining e roba varia era sempre un casino. Finalmente ce l'avevo fatta, ho detto ok, adesso iniziamo da Dark Souls. Dark Souls 1 mi è piaciuto, cioè rimarrà sempre forse il mio preferito tra i tre, per il semplice fatto che è stato quello che mi ha fatto fare click, ok? È stato un cambiamento particolare, nel senso, nel momento in cui ho avviato la serie sapevo che la stavo avviando per il content, cioè il morire in live o ci divertiamo, la chat che sclera perché ho fatto una morte stupida, roba del genere. Si è rivelato essere molto di più, ok? Quindi Dark Souls 1 ha un posto molto scolpito nel cuore a dispetto degli altri due, non che non mi siano piaciuti, assolutamente no, proprio per questo motivo qui, e anche perché a livello generale, se non fosse che nella seconda metà un pochettino perde, ciò non vuol dire che non sia bello nella seconda metà come si sente dire online. Secondo me è comunque un'ottima avventura anche da quel punto in poi, ma la prima metà è qualcosa che veramente mi ha regalato delle emozioni che probabilmente non ho mai vissuto in altri videogiochi, ma proprio perché sono entrato a gamba tesa, non aspettandomi nulla da quel punto di vista, a livello di esperienza di lore, di esperienza pure prettamente di gameplay, cioè nel senso anche il dover superare l'ostacolo è qualcosa che ad oggi nei videogiochi non è sempre lì, ok? Cioè c'è un ostacolo in gran parte dei giochi anche simili, non Souls, ma il più delle volte c'è sempre una o più semplificazioni, ok? Quindi invece qui trovarti in una situazione in cui non solo la morte è giustificata a livello di lore, è contestualizzata, è qualcosa che fa parte del gameplay, cioè il morire non è come il fallire degli altri giochi. Non iniziamo il viaggio numero 2. No, ok, perfetto. Ma è parte integrante dell'imparare, del superare l'ostacolo, ok? E questa è la differenza che ho riscontrato quando ho giocato il gioco l'anno scorso, a differenza del 2020, ok? Quindi Nameless Song, ripeto, canzone preferita di Dark Souls 1. Facendo un attimo un piccolo cappello su Dark Souls 2, quindi sarà un po' andare avanti e indietro in questo discorso, non ci sarà tanto un filo, ok? È semplicemente a livello emotivo quello che mi viene in mente, ok? Dark Souls 2 parte subito, quasi subito, con la canzone che preferisco, cioè quella di Majula, che è ovviamente amata da gran parte della fanbase, nonostante il gioco non lo sia. Ma parlando invece di Dark Souls 2 nello specifico, io l'ho trovato bello. Cioè sicuramente non è il migliore, ha le sue problematiche, ma non lo odio, così come gran parte della community morbosamente si attacca e lo distrugge continuamente. C'è una
parte invece un po' più piccola, almeno a livello di risonanza dal mio punto di vista, dalla mia bolla, che lo apprezza e ha un po' la visione che ho io. Cioè il gioco a me è piaciuto, ma va affrontato in modo molto diverso. Cioè tu arrivi in Dark Souls 2 che dopo Dark Souls 1 dici ok, adesso sono pronto, vado a spaccare i culi. Invece no, perché a prescindere, overall il gameplay feel è diverso e questo non cambia, cioè è proprio così. E perciò può piacerti o non piacerti il gameplay del 2 e a quel punto ti trovi davanti a un muro se per esempio non ti dovesse piacere. Però a parte questo è proprio l'approccio che deve cambiare. Su Dark Souls 2, a parte che c'è una situazione molto meno frenetica, facciamo conto che una persona inizia con Dark Souls 3 che è un gioco estremamente frenetico e action da un certo punto di vista rispetto a il 2 e l'1. Tornare su Dark Souls 2 significa cambiare proprio il come si gioca, non solamente a livello di gameplay, tasti da premere, quello che è, ma proprio a livello di come si affrontano i boss. Cioè tu in Dark Souls 2 non puoi sperare di berti una Estus mentre sei a un tot di distanza dal nemico con sicurezza. Cioè gran parte delle volte devi fare una schivata, lontano, vicino, quello poi dipende dall'adattabilità e anche lì ci arriviamo, ma lo fai quasi sempre dopo una schivata di un attacco. Perché? Perché tra un attacco e l'altro, a differenza di Dark Souls 1 e Dark Souls 3, i nemici si prendono il loro tempo, vanno alle poste, vanno a fare tutto quello che devono. Cioè, se tu prendi Dark Souls 3, ti fai un boss e non sei abituato, vai su Dark Souls 2, ti fai il primo boss e vuoi cercare di curarti, potresti avere dei problemi. E lì ti scatta un po' l'ira perché dici ma com'è possibile? Invece no. Cambia anche un po' l'approccio delle zone, nel senso, se prendi l'inizio della torre di Hyde per esempio, noi l'abbiamo fatta, se non erro, come seconda o terza zona, adesso non ricordo. Fatto sta che ci siamo arrivati dopo un tot. Se la dovessi scegliere come zona iniziale, partiamo dal presupposto che comunque avresti un minimo di difficoltà dal punto di vista proprio di danni, cioè i nemici sono fastidiosi, i golemmoni enormi intendo, e quindi c'è un po' di problematica. Ma se riuscissi a uccidere tutti, avresti già a inizio gioco la possibilità di utilizzare l'anello che ti dimezza l'effetto della maledizione, che è esattamente il problema più grande che c'è all'inizio di Dark Souls, perché sostanzialmente, di Dark Souls 2 ovviamente, perché sostanzialmente ti crea una situazione in cui l'errare non è più una contestualizzazione dell'imparare, dell'andare avanti e queste cose qui, bensì ti risulta un malus, ok? Quindi essendo un malus crescente, tu dici ok, sì, ho imparato che magari dalla scorsa volta adesso il boss devo schivare verso dietro e non verso avanti, per dire, però devo farlo con un tot di vita in meno, e questo continua ad accumularsi. Ma se per esempio prendi quell'anello per primo, allora non avrai le stesse pietre curative che c'hai all'inizio invece della zona della foresta dei giganti, così come sbloccare lo shop della non mi ricordo, della vecchietta comunque, che poi va a maggiora e ti permette di comprarne altre. Perciò hai una Estus o due a seconda di se hai trovato il potenziamento vicino al pozzo, per dire, ma l'errare non ti crea una situazione più difficile, ok? Quindi non puoi curarti nel singolo try, ma un try e l'altro non cambia così tanto, non più come prima almeno. Quindi il discorso si fa molto più a seconda di ciò che decidi di fare e dove decidi di andare, il gameplay ti cambia drasticamente. E il problema principale che un giocatore che passa da Dark Souls 1 o da Dark Souls 3 a Dark Souls 2 si trova davanti e deve affrontare è il fatto che non solo appunto hai una Estus e non sei abituato, non hai, cioè le pietre curative ne trovi qualcuna, però sostanzialmente ti trovi senza cure. Le cure in sé non sono più istantanee, non sono più veloci come su Dark Souls 1 e Dark Souls 3, ma sono cure nel tempo, ok? Le pietre proprio un prendere un 10 HP al secondo e ok. L'Estus anche ci mette il suo tempo, non so quanto sia, 1 secondo e mezzo, 2 secondi per fare tutto quanto la cura che ti permette di avere. E
Quindi ti trovi di fronte a una situazione estremamente limitante se non sai come affrontarla. Vale anche per me, vale per molti altri che hanno avuto il primo approccio e che poi hanno comunque capito e deciso di apprezzare quello che è il game design di quel gioco lì, che è diverso dagli altri due. In più c'è anche una terza opzione, cioè una terza cosa, cioè la maledizione stessa, quindi la diminuzione della vita. Questi tre fattori creano una situazione completamente diversa rispetto agli altri due giochi, cioè adesso la vita è una componente del gameplay estremamente più aggressiva e quindi è ciò che poi porta ad odiarlo. Io sinceramente ci ho messo un po' ad internalizzarla, sicuramente, ma poi l'ho trovata comoda, cioè l'ho trovata anche gradevole, ok? Nel nostro gameplay adattabilità non ricordo di averla livellata tantissimo all'inizio, l'ho tenuta fino a un livello molto basso per molto tempo, l'abbiamo livellata forse un po' verso la fine, ma comunque abbiamo affrontato il gioco, diciamo, con un approccio completamente diverso da Dark Souls 1 e 2, che se avessi voluto mantenere avrei dovuto livellare adattabilità all'inizio fino a non lo so quanto sia, 25, 30, non so quanto sia il cap, non mi sono ancora informato e non ho ancora fatto il platino del 2. Quindi sostanzialmente un approccio ancora più diverso e perciò diciamo che forse l'unica cosa che potrebbe cambiare un po' la visione dal punto di vista generale di Dark Souls 2 anche a chi odia questa meccanica le tre meccaniche della vita in questo caso è la libertà che comunque avevi anche su Dark Souls 1 con una mappa comunque migliore secondo me delle altre due a livello generale di come è collegata mi riferisco, una mappa completamente più aperta, più libera, perché comunque hai diverse zone che tu puoi decidere di affrontare in ordine diverso e cambia radicalmente appunto l'approccio al gameplay. Come ho detto prima, se inizi da Hyde per esempio non hai il problema della maledizione ma magari non hai le cure, se inizi da un'altra parte hai le cure però hai il problema della maledizione e quindi è tutta una situazione che si annulla tra se stessa in un certo senso. Ma una cosa di cui vorrei parlare è gli ambienti di Dark Souls 2. Secondo me sono molto molto belli, cioè io ne ricordo veramente tanti di bellezza. Poi non parliamo invece degli agguati, quello è un altro discorso, non li odio anche io, quindi lasciamo perdere. L'agguato per esempio alla fortezza, mi sfugge un attimo il nome, però quella dopo la foresta dei giganti, così come per esempio i maghi lì nella caverna del santuario, anche lì mi sfugge il nome, non ricorderò tutto, sto andando molto a tantoni, però ci siamo capiti. Insomma, la vetta dei draghi, tutte queste zone qui secondo me sono stupende, lasciando stare gli agguati e tutte quelle cose che Dark Souls 2 meme, ok, molto belle le meme di Dark Souls 2, però overall questo è l'approccio che ho su di quello. Dark Souls 3, passiamo un attimo a Dark Souls 3. Allora, quando ho iniziato Dark Souls 3 io sapevo circa la metà, non so se la metà o poco meno del gioco, senza conoscere invece DLC, e so solamente che quando l'ho affrontato la prima volta, anch'esso nel 2020, è stato, non ricordo se prima o dopo Dark Souls 1, la prova di Dark Souls 1, in ogni caso poi a un certo punto mi fermai, tra l'altro perché forse mi frizzava il gioco, cioè io fermai il gameplay, non ricordo precisamente dove, sicuramente Yorm non l'avevo fatto, avevo fatto i Guardiani dell'Abisso, avevo fatto tutto quello che viene prima, i Diacoli ovviamente, insomma tutte quelle cose lì, però non mi ero fermato a un certo punto appunto perché frizzava, me lo ricordo tale e quale, e tra l'altro ho frizzato anche adesso su un PC della Madonna, vabbè, From Software, però ricordo che quando l'abbiamo giocato, io ovviamente la chiamo blind run perché comunque l'ho categorizzata come, diciamo, la effettiva serie in cui vado a estrapolare tutto per la prima volta. Tutto per la prima volta inteso come quello che non so. Ovviamente ho sempre specificato negli episodi quali sono le cose che già avevo visto, già sapevo, però overall anche tipo cazzatine in giro ti arrivano, del tipo anche il salto dell'albero per arrivare sul tetto, quella è una roba che mi era capitata di vedere, ne sentivo parlare agli amici e quindi ci ho provato subito quando l'ho fatto, ma non era una cosa che di per sé avevo fatto tipo nel 2020 per dire. Perciò sicuramente un'esperienza che è stata un po'
limitata da un certo punto di vista, perché alcune cose ovviamente le sapevo e me le ricordavo, ma l'ho giocato in modo molto diverso. Cioè, quando l'ho giocato nel 2020, io sono andato dritto per dritto, ed è anche il bello e il brutto secondo me di Dark Souls 3, cioè il fatto che è molto più lineare degli altri due. Poi fino a un certo punto, perché ovviamente c'hai un minimo di libertà su alcune cose, però per come l'avevo affrontato, sostanzialmente io andavo dritto per dritto, andavo a fare il boss, livellavo, andavo dritto, ok, è tutto a posto. Rigiocandolo adesso, e poi giocando la parte che invece non avevo fatto, ho individuato non solo una marea in realtà di zone che non avevo nemmeno sfiorato quando avevo giocato per la prima volta. Mi viene in mente le mura del castello di Lothric, che in gran parte non le avevo esplorate, ne sono convinto. Anche banalmente Greirat, non ricordo come si chiama, il ladruncolo che sta adesso qui all'altare del vincolo, non l'avevo trovato, così come un sacco di altre cose banalissime che abbiamo incontrato nelle prime ore di gameplay. Ma perché per me era andare dritto. Oh, ho trovato il falò, ok, andiamo dritti, c'è il boss, affronti il boss, ok, andiamo dritti. Quello era. Poi ovvio che in questa blind non è che abbiamo fatto tutto. Banalmente gran parte delle quest io non le ho proprio viste, e le approfondirò nella mia run del platino nel New Game Plus, che farò privatamente successivo a questo, ok? Però è un approccio che sicuramente rispetto al me del 2020 è cambiato molto, ed è anche grazie agli altri due che avevo giocato prima, e questo è chiaro. Quindi sostanzialmente la sua linearità mi ha un po' ucciso quella che è l'esperienza full blind, perché ovviamente avendo iniziato fino a circa metà il gioco, rigiocarlo comunque in un modo o nell'altro ti porta a vedere determinate cose. Tant'è che una cosa molto divertente che in realtà abbiamo affrontato qui è che mi sono trovato a finire nel forte di Farron prima di battere il saggio di cristallo e andare alla cattedrale delle profondità e tutte quelle zone lì. Ed è divertente perché io quella zona lì invece l'avevo fatta quando l'ho giocato per la prima volta, quando l'avevo iniziato. Non ricordo, sì, Farron pure c'ero stato, però sono stato prima dal saggio di cristallo, ho fatto prima tutta quella zona lì. Non ho incontrato patches, cioè è comunque molto limitante, però avevo trovato ciò che mi serviva per Iritil, questo me lo ricordo. Quando invece abbiamo giocato nella blind, nella nostra serie qui, io mi ero completamente dimenticato dell'esistenza di quella cosa, tant'è che quando poi siamo arrivati ad Iritil io ero completamente incolume, cioè non sapevo di necessitare di qualcosa per attraversarla, perché mi sembra che non ci fossi proprio arrivato senza l'oggetto, ok? Quindi ero già passato quando sono arrivato lì per la prima volta. Quindi quando poi mi ci sono trovato davanti, lo avrete visto nell'episodio, ero completamente clueless dove lo vado a pigliare questo oggetto. Chiudendo la live poi e ragionandoci su, mi sono ricordato, ma io ho affrontato qualcos'altro, e mi sono ricordato, perché di per sé il saggio di cristallo non è qualcosa che ti rimane molto in mente se non hai giocato Dark Souls 1, secondo me, perché Dark Souls 1, rivederlo adesso dopo aver giocato Dark Souls 1, ho pensato subito, ah cavolo, i cristalli, Sith, no? Tutte queste cose qui. Ma prima, ok, è un saggio di cristallo, lo ammazzi, via, ok, ottimo. Ma mi ricordavo della cattedrale delle profondità con i giganti all'interno. Quello sì, quello era super memorabile, perché io quei giganti li ho affrontati molto semplicemente qui in blind, ma quando l'ho giocato per la prima volta, quando l'avevo affrontato, poi fa un po' assonanza questa roba, però avete capito, no? Non erano boss ovviamente, però per me erano, capi, giganti. Poi dentro c'erano tutti questi cavalieri e c'erano i diaconi e tutte queste cose, quindi è stato fantastico. Tra l'altro poi incontrare patches è stato ancora più bello, e meno male che me lo sono perso quando l'avevo provato nel 2020, perché non avrebbe avuto lo stesso effetto. Cioè averlo incontrato prima in Dark Souls 1 è stato fondamentale secondo me per l'effetto sorpresa, l'effetto figaggine che si ha poi nel 3, ok, e quindi a questo punto, visto che l'ho detto per gli altri due, di Dark Souls 3 la mia traccia preferita a livello musicale è quella del menu, cioè è
è troppo bella, veramente non riesco. Mi ha accompagnato per ogni inizio live, che si è allungato molto di più rispetto alle altre 2 serie, per motivi multistreaming e altra roba, che non interessa a voi che state vedendo il video in questo caso, però per chi è in live sa. Perciò ci metto circa un 15-20 minuti per avviare tutto e sistemare e setappare, ok? Perciò io avevo sempre la musica del gioco che mi accompagnava e che mi preparava al giocare quella sera, quel determinato punto che stavamo facendo, e sinceramente me l'ha calcificato, no? Così come Nameless Song ha calcificato l'esperienza che ho avuto su Dark Souls 1, dopo tutte le bla 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 cose che erano successe. Che in primis nei primi episodi era prendere Paccari, era cadere nell'ascensore perché mi sono dimenticato di chiamarlo, era oh ma la porta è chiusa da questo lato, era non lo so, questo è resistente al fuoco, vai, fuoco addosso, capito? Cioè erano tutte stupidaggini che però poi si sono rivelate essere comunque parte di un'avventura che per me è stata molto significativa. Però non voglio ripetermi per l'ennesima volta, l'abbiamo detto all'inizio, ok? Un'altra cosa che secondo me è molto fondamentale è il fattore del finale, appunto, la scelta del vincolare la fiamma o del decidere di invece lasciarla spegnere, ok? In Dark Souls 1 noi abbiamo una situazione che sostanzialmente ti trovi davanti a una scelta dopo che, se non hai individuato determinate cose in descrizioni, se non hai trovato Gwendolyn, se non hai fermato tutta quella che era l'illusione di Anor Londo, non ti accorgi tanto che in realtà non... Sì, ok, sei il Chosen Undead, ma lo sei per Gwyn. Quindi quando ti trovi di fronte alla fiamma, tu hai tutto il diritto e il potere di decidere di spegnerla, ok? Quindi in una situazione in cui tu decidi di vincolare la fiamma, come banalmente è successo a me, ma è successo per errore, perché ho finito di fare Gwyn, se vedete il gameplay è fantastico, arrivo, ok, cioè è uscito il falò, vado, meccanicamente, no, a livello di memoria sono andato lì a cliccare per avviare il checkpoint e ho vincolato la fiamma. Non so se avrei capito che potevo tranquillamente andarmene. Probabilmente anche se non avessi cliccato per sbaglio, se non mi avesse detto niente nessuno in chat o roba del genere, avrei pensato cavolo, mi sono fregato, non posso avere nessun altro finale, questo è quello che ho diciamo verso la fine, perché a causa delle quest, per come le ho proseguite e cose del genere. Quindi vabbè, a prescindere, quello è stato il finale canonico che ho finito per proseguire, perseguire in realtà. Su Dark Souls 3 la scelta è ancora più potente secondo me, togliendo un attimo tutte quante le cose che accadono in The Ring City, ok? Quello è un altro discorso, però il decidere di rivincolare la fiamma per l'ennesima volta porta all'ennesimo loop, all'ennesima situazione nella quale la fiamma si sta spegnendo, la riaccendiamo, la disparità rimane tutto lo schifo che abbiamo visto, no? Che sia giochi di potere, che sia anche banalmente chi invece il potere non ne ha e quindi perisce di fronte a questa fiamma che li rende immortali, ma ricordiamo che c'è la vuotezza, perciò nel momento in cui tu perdi la speranza, perdi ogni cosa che ti porta avanti nella vita, finisci per diventare vuoto in un mondo che continua, sì, ma tu tecnicamente è come se non ci fossi, cioè non hai più controllo di te stesso, cioè stai lì a soffrire, e a livello etico è una roba che, voglio dire, no? Non è esattamente bella, non è una buona prospettiva, ok? Quindi in una situazione del genere è da pazzi un po', secondo me, a livello etico mi riferisco, decidere di ok, sì, mandiamo avanti questa farsa, mandiamo avanti questa fiamma che si è accesa per chissà quale motivo e noi decidiamo di mantenerla perché per tornaconto personale, perché ok, Gwyn di per sé si è sacrificato tra virgolette per tutto il resto del mondo, per gli dei che erano rimasti ad Anor Londo e cose del genere, però lui ha vissuto quasi sostanzialmente in tirannia, no?
si è sacrificato solo perché voleva mantenere quel potere attivo. Poi che non sia lui ad ottenerlo, ok, però è per tenerlo, quindi qualcuno che lo succeda. In questo caso il Chosen Undead, che poi è rivincolato e vabbè, ok. Spegnere la fiamma invece significa basta, fine. Poi è ovvio che la fiamma può riaccendersi per motivi X, ok? Però secondo me è stato stupendo da un certo punto di vista finire per vincolare la fiamma in Dark Souls 1 dal mio gameplay, intendo, perché ritrovarsi in Dark Souls 3 di fronte a Lord of Cinder, che tra parentesi conoscevo perché è una roba che voglio dire è anche sulla copertina, quindi banalmente è una roba che era un po' difficile scampare come spoiler. A livello di impatto emotivo, a livello di ciò che ti trasmette quando arrivi lì, è tanta roba, perché io sono sempre arrivato, cioè sono sempre andato avanti, no? Con queste cose che mi arrivavano negli anni, con l'idea, ah vabbè, Lord of Cinder è il personaggio che tu avevi in Dark Souls 1, che sì, è sensata come cosa, non è errata, ma non solo. Quando ho ucciso il boss e ho letto la sua anima e c'era scritto appunto che non si trattava solo dell'anima di X, ma si trattava di Gwyn, il Chosen Undead o chi prima di lui e tutto il resto della combriccola che è arrivata dopo, e lì cambia la visione e capisci anche a livello effettivo quello che fa durante la boss fight, che cosa è, perché quando lo combattevo dicevo sì, ok, però io non usavo la magia, cioè il mio Chosen Undead non era non usava intelligenza, non usava la piromanzia, usava questo. Magari non eri tu. I fulmini che lui ti castava non era il tuo Chosen Undead che magari utilizzava il fulmine, ma erano i fulmini di Gwyn. Banalmente lo vediamo proprio con alcuni dei miracoli che utilizza e che puoi anche ottenere successivamente con la sua anima. E secondo me non è solo a livello emotivo che è fighissima come cosa, perché praticamente stai combattendo eoni, decenni il cavolo, insomma millenni di vincoli della fiamma da persone oltre a il tuo Chosen Undead e Gwyn che invece conosci, ma anche a livello di gameplay è straordinario, perché ti trovi di fronte a un glorified PvP dove sostanzialmente il Lord of Cinder utilizza tutto. Ed è bellissimo perché c'hai tutto di fronte, e c'hai i miracoli, e c'hai gli incantesimi, hai una spada curva, hai una spada dritta, hai uno spadone, hai la lancia, cioè a livello generale io ci ho passato tanto, perché quando siamo arrivati per la prima volta da Lord of Cinder erano 3-4 ore che giocavamo, una cosa del genere, ne abbiamo passata un'altra e mezza credo a provare, a morire a spam, però era stupendo. Il giorno dopo poi l'abbiamo battuto, ok. Ci ho messo molti più try di quello che volevo perché ero stanco la sera prima, non è quello tanto il discorso, ma il fatto è che io non mi sono annoiato un attimo, non mi sono incazzato un secondo. Quel fight l'ho trovato stupendo dall'inizio alla fine. Non era super flashy, non era una roba non era Gael, per dire, che Gael è letteralmente ti giri da qualsiasi parte nella seconda fase e nella terza fase ed è una cinematica per qualche motivo, ogni cosa che fa e si alza, il fulmine che scende e questo e quello, e calmati Gael, no? Lord of Cinder è una roba che è molto semplice a livello di impatto effettivo della boss fight, di VFX e tutte queste cose qui, ma a livello di lore, a livello di gameplay per me è pazzesco, l'ho adorato tantissimo. Per quanto riguarda appunto a livello estetico, a livello di uscita effettiva negli anni, a livello di impatto grafico, Dark Souls 3 è perfetto, fantastico, a parte l'anti-aliasing. Mi pento di non aver fatto la serie modificando l'anti-aliasing del gioco. Di solito ci tengo a mantenere un po' quella che è la direzione artistica. Non pensavo che l'anti-aliasing fosse inesistente in questo gioco, però a parte quello è stupendo e godibilissimo ancora oggi, nonostante frizzi per qualche motivo. Probabilmente perché non è ottimizzato per le CPU multicore, però va bene così. Ok, questo discorso a parte, io ho apprezzato tantissimo l'aspetto estetico, cioè meglio non tanto la direzione artistica, perché non si tratta di quello, cioè anche quella ovviamente mi è piaciuta tanto, però la resa artistica, ok? Quindi
non l'interfaccia, ma la resa grafica del gioco per quello che potevano, ok? In quegli anni, quello che è. Poi vabbè, ho giocato la remastered, quindi ok da quel punto di vista, però l'impatto estetico di Dark Souls 3 è tanta roba e siamo d'accordo, è stupendo ed è un'avventura magnifica da questo punto di vista. Ma quando ho giocato Dark Souls 1 io ho percepito una nostalgia, nonostante non abbia mai giocato il gioco quando è uscito appunto sulle console originali o la versione originale prima della remastered, ma quel suo essere in un certo senso molto semplice graficamente, perché comunque i modelli sono molto semplici rispetto a un Dark Souls 3, per dire, no? Sia a livello di poligoni proprio, ma pure le texture, no? È tutto molto semplice. Mi dà un po' come... mi dà quella sensazione di quei video che ogni tanto escono in super low poly di RPG non lo so, nel dark fantasy, con le canzoncine turu turu turu, turu turu turu, no, queste cose qui, no? Ed è l'unico gioco che mi è riuscito a dare quell'impressione lì. Mentre lo giocavo non me ne sono reso conto, però è una cosa che, ripensandoci, cioè quando io penso a Dark Souls adesso lo penso così, e soprattutto anche vedere gameplay, vedere video informativi che riguardano il gioco stesso, non lo so, mi sprigiona una nostalgia, ma non del periodo appunto dell'anno scorso, del 2024 quando l'ho giocato, ma di qualcosa che non ho nemmeno vissuto, ok? E mi sembra quasi di immergermi veramente in quel mondo, per il ricordo che ne ho creato. È una roba un po' strana, non saprei nemmeno come spiegarla. Dark Souls 2 al contrario non mi dà questo stesso effetto nostalgico, ma con un po' il motion capture che hanno utilizzato, le animazioni, tutte quelle cose lì, e anche un po' di modifiche a livello di direzione, ok, del game director, visto che c'era non era Hidetaka Miyazaki, è lui, mi sfugge sempre il nome dell'altro director, comunque ci siamo capiti. C'è una differenza netta e su questo non ci piove, ma è un'altra, come dire, è quell'immagine calda che ti avvolge, no? Cioè, per me, quando penso a Dark Souls 2 a livello estetico, mi dà delle vibes che non sono nostalgiche, ma che mi invocano un po' tipo il vecchio Natale, no? Quello tutto con le luci a incandescenza, queste cose qui. Mi dà quell'impressione lì, non per l'effettivo senso natalizio, chiariamoci, però a livello di tepore, ok, che ti trasmette. Questa è la cosa che mi dà. Dark Souls 3 invece è un gioco normalissimo a livello di feels che mi ha provocato, nel senso che è stupendo graficamente, lo vedo come un gioco che potrebbe tranquillamente essere uscito oggi. Arriviamo poi a Elden Ring, però secondo me questa differenza di grafica tra i tre giochi io personalmente non l'ho trovata tanto un problema, o comunque un qualcosa che mi ha fatto perdere dell'esperienza, anzi, e addirittura a me piacerebbe vedere, magari From Software non lo farà mai chiaramente, però vedere un altro Souls con la semplicità estetica tra virgolette di Dark Souls 1 a me farebbe impazzire, perché pensiamo a tutti i Souls che sono usciti ultimamente, lo metto tra i Souls, non è tanto Souls, però Stellar Blade, poi Wuchang che invece è un Souls, è ok, Lies of P, sono tutti stupendi, sono fantastici e sono iperrealistici. Chiaramente non potresti mai immaginarti di avere un Lies of P al livello estetico di Bloodborne, però per PS2, per dire, o PS3. Ma quello è un altro discorso, lasciamo perdere. Volevo più che altro esprimermi su quello che era l'aspetto estetico dei tre. Per adesso poi ci siamo. Allora, parlando invece dei vari boss, partendo da Dark Souls 1, c'è stata l'iniziazione. Io la vedo un po' così, ok? Il boss che mi ha dato... Allora, lasciando perdere il Taurus Demon, che in questo momento mi sfugge in italiano. Tra l'altro non c'è... Ah no, c'è nella lista che ho appena preso, va bene. In ogni caso, ok, non mi ricordo quanti try ci abbiamo messo, non è stato molto difficile, però comunque è una boss fight che secondo me è veramente carina come iniziale, perché è in una situazione, cioè ovviamente tolto l'Asylum Demon che scappi e poi prendi l'arma, quello ancora più figo con il plunging, siamo tutti d'accordo, stupendo, ok. Però come primo boss effettivo del gioco, quindi di Lordran, ok,
La trovo una boss fight fighissima, quella del Taurus Demon, perché si svolge in una situazione atipica, ok? Cioè, una boss fight in un gioco noi siamo abituati, soprattutto ad oggi, a vederla in aree giganti, in delle arene stupende che sono ancora più fighe a volte del boss, cioè delle arene veramente mozzafiato. Ma il Taurus Demon è su una torre, c'hai un po' di spazio per camminare, gli devi stare pure attento, gli devi passare, cercare di evitare il pipo e attaccarlo, mentre tra l'altro ci sono degli arcieri sulla torre che, tra parentesi, potresti conoscere, potresti sentire prima di avviare la boss fight, cioè se tu li senti potresti decidere di salire se vedi la scala, ma potresti anche non farlo. Perciò ti trovi in una situazione in cui la prima volta, la prima morte che fai contro il boss è, a livello di game design e gameplay, qualcosa che ti suggerisce: cavolo, ammazziamo gli arcieri per primo. E poi salendo magari ti viene in mente: oh, ma posso fare il plunging, se non ti era già venuto in mente. Quindi tanta roba. Secondo me è uno delle boss fight iniziali dopo il tutorial, tra virgolette, che è veramente tanta roba dal punto di vista di game design e generale. I gargoyle sono stati un muro altissimo nella blind. Io non ero arrivato ai gargoyle quando avevo provato Dark Souls, vi ripeto, ero fermo al borgo, non ricordo di essere nemmeno arrivato al Taurus Demon. Quindi quando mi sono trovato di fronte ai gargoyle, in realtà mi sembra che non ho avuto tante problematiche la prima volta, i primi due try, ok? Poi sono arrivato al punto in cui spawna il secondo. A quel punto i problemi sono iniziati per due motivi. In primis, la mia chat, che mi buttava inchiostro a schermo, mi spegneva lo schermo, fantastico, è stato divertente, però era un po' ok. In secundis invece la alabarda. Io non ricordo che stats avessi quando abbiamo affrontato i gargoyle, ma quella alabarda per me è rimasta impressa come l'arma del delitto. Cioè, per me quell'arma mi ha rovinato completamente la boss fight, tant'è che, ok, poi ci abbiamo messo qualche try quando abbiamo cambiato arma, però di per sé è stata quella che mi ha gatekeepato la vittoria contro i gargoyle per un sacco di tempo. Però, se andate a vedere la serie, vi divertite. Quindi, passando invece al Capra Demon, ok? Il demone capra. Il demone capra è una boss fight... non lo so, è un troll, parliamoci chiaro, perché tu credi di trovarti davanti una roba estremamente difficile quando entri, ma è l'arena stessa a suggerirti come vincere, la scala, l'albero, quella roba lì, ok? Quindi sì, è difficile, perché quando entri per la prima volta, soprattutto se hai armi molto grandi e quindi si bloccano tra i passaggi, può essere un bel muretto anche lui, però secondo me questa è una roba che manca negli altri Dark Souls un po' più rispetto a Dark Souls 1, perché in Dark Souls 1 secondo me le arene, o comunque la posizione di alcuni boss, era qualcosa di perfetto. Cioè la boss fight era non tanto il boss quanto il dove si trovasse. Per me questa cosa è fantastica. Banalmente anche per esempio i tetti dei gargoyle, voglio dire, sono una problematica. C'è la possibilità che tu cada, c'è la possibilità che tu ti trovi di fronte alla statua e ti incastri e ti metti a fare cose strane. C'è anche in altri Dark Souls, non sto dicendo che è assente dopo Dark Souls 1, però per dire che in Dark Souls 1 secondo me era molto più accentuata ed è fantastica questa cosa. Andando avanti, non voglio soffermarmi su ogni boss, voglio però soffermarmi su Gwendolyn che non abbiamo visto nella blind e che ho visto successivamente nel New Game Plus quando sono andato a fare il platino, e ho scoperto dell'illusione di Anorlond e tutte quelle cose lì che in blind non abbiamo scoperto, e che per me è stata una rivelazione assurda e mi ha fatto invaghire ancora di più della trama che avevamo un po' letto a spezzoni durante la blind, ok? Quindi Gwendolyn, personaggio molto complesso, è inutile che mi metto a fare strascichi di lore adesso perché non sono competente per farlo, non ricordo tutto, quindi lasciamo perdere. Però secondo me è fighissimo il come è nascosto, il dover trovare l'anello da tutt'altra parte, leggerlo, immaginare e poi trovarlo. Per me è una roba che la prima persona che l'ha fatto deve essersi sentito non so che cosa, ok? Abbiamo parlato un po' di
quanto riguarda il DLC, ok, di Artorias. Secondo me è stato un ottimo DLC all around, specificatamente per il lato emotivo e lore, ma anche dal punto di vista di boss, a parte appunto Artorias che è fantastico, ne abbiamo parlato a livello emotivo bla bla bla, ok, però anche Calamith, veramente figo il come sblocchi la boss fight, figo come tra l'altro non credo l'abbiamo visto in blind, dopo aver affrontato Artorias arrivi anche l'altro cavaliere di Gwyn, uno dei 4, mi sfugge il nome, che era molto molto intimo con Artorias. Insomma, ci sono innumerevoli cose che quel DLC ha fatto in modo veramente fantastico, anche per chi non ha seguito attivamente, ok? Passando invece un po' ai boss più importanti, diciamo Nito, molto carino per come è strutturato anche lì, l'arena cerca di crearti una situazione in cui il boss non è tanto il problema quanto lo scheletro, e se non hai l'arma benedetta devi stare attento a non bloccare magari quelli giganti e roba del genere, molto figo. Lui però li può anche ammazzare, quindi l'ho trovata una bella boss fight all around. Non parleremo di tutti, proprio perché ci vorrebbe un'infinità, però voglio giusto spendere 2 parole su Sith e la culla del caos. Sith, boss veramente tremendo dal mio punto di vista. Non ricordo come ho reagito in blind, ma a rivederlo ad oggi dopo tutta la serie è veramente tremendo, è bruttissimo. Dopo aver distrutto, vabbè, molto figa la cosa che ti catturi, che la morte è necessaria per fare quel TP, che poi devi fuggire dal suo mega la mega prigionia negli archivi dove banalmente lui fa esperimenti e roba del genere, molto figo. Però overall la boss fight effettiva è uno schifo, e soprattutto tagliare la coda è uno schifo. È stato bruttissimo. Non l'abbiamo fatto in blind, se non erro l'ho fatto io, mi pare privatamente. È stato bruttissimo. La meccanica delle code. La meccanica delle code mi dispiace veramente tanto che non sia stata mantenuta tra gli altri 2 giochi, perché per me è fighissima. Cioè, oltre a poter dare più possibilità dal punto di vista delle anime, nel senso che magari le anime potevi utilizzarle per altro, cioè altre armi inerenti al boss o altre armi inerenti a persone che conoscevano il boss per qualsiasi motivo, no? Cose del genere. Però l'arma della coda era veramente fighissima. La Moonlight di Sith era l'unica cosa bella della boss fight, anche se era difficilissima e bruttissima da prendere. Poi Culla del Caos, boss che è odiatissimo e si è scusato anche Miyazaki, siamo d'accordo. Però nel mio caso credo di essere stato molto fortunato. Sicuro una 5-6 morti le abbiamo fatte, ma mi è andata molto bene, quindi non mi lamento, ok? Non dico, non posso andare contro troppo, però a livello generale capisco il motivo, cioè è tutto è pensato tutto male, ok? Però lasciando stare questo, basta che non si ripeta più una roba del genere. Sono belle le gimmick fight quando fatte bene, mettiamola così. E quindi vabbè, in Dark Souls 2 la situazione cambia in modo molto più assurdo secondo me, perché in primis c'è molto riutilizzo da un certo punto di vista, sia di cose che abbiamo visto in Dark Souls 1, per esempio Ornstein come antico vecchio Dragon Slayer, no? Che utilizza l'umanità, insomma figo, però è sostanzialmente un copia e incolla. Ma soprattutto dal punto di vista di ritrovare boss come nemici normali. In Dark Souls 1 l'unica volta che mi ricordo sia successo, potrebbe essere successo altre volte, ma l'unica che mi ricordo è il Capra Demon, banalmente, e ovviamente anche il Demone Toro. Ma in Dark Souls 2 io mi ricordo la sentinella nella nave del pontile desolato, mi ricordo cos'altro c'era, l'ho visto scendendo, il persecutore, banalmente. Il persecutore tra l'altro è anche possibile che tu lo trovi prima come nemico normale e poi come boss, però molto figa questa cosa in realtà. Però a parte questo, i boss di Dark Souls 2 secondo me sono anche carini, nulla da dire da questo punto di vista.
Parliamo un attimo di quelli che mi sono piaciuti di più. Ovviamente anche il fatto degli ammazzadraghi in generale, che sono molto ripetuti nel gioco. Cioè, secondo me sono un po' così. Però vabbè. Per quanto riguarda quelli principali, quindi la peccatrice, io non l'ho trovato molto difficile. Non ricordo quanti try ci ho messo, ma non è stata molto difficile. Prendiamo chi altro c'è. Vediamo un po'. L'ultimo gigante secondo me è molto carino. È stato il nostro primo boss principale, diciamo, lasciando perdere il persecutore, che è effettivamente un boss, però appunto essendo anche un nemico normale con la balestra, no? Molto figo. Però prendiamo l'ultimo gigante come il primo vero boss, no? Che mi sono trovato davanti io, perché poi ovviamente puoi scegliere una strada diversa. Secondo me è carino perché non è nulla di esagerato, però ti porta a capire un attimo qual è il timing del gioco, che è molto diverso rispetto agli altri due. Quindi ti dice, ok, queste sono le metodologie di attacco di Dark Souls 2, ti devi adattare, fine. Alcuni dei boss più carini, ok, possono essere banalmente quello aggiunto per l'arena PvP, quindi quello lì col carro, che non è nulla di che, parliamoci chiaro, però come gimmick fight è carina. Devi far cadere il carro, poi lo devi affrontare, ok, molto bello. L'avanguardia dei topi per me non aveva alcun senso generale, poteva essere fatta meglio più che altro. Forse sarebbe stato ancora più figo avere un bel topone gigante e poi tutti gli altri topini, però ho capito il senso della fight, ma overall insomma hanno fatto un po' di cose strane. Il putrido, voglio dire, è un boss principale, è figo a livello concettuale di lore, ma come boss fight non è nulla di che. La difficoltà potrebbe essere stare attento un attimo al fuoco che sta a terra, però per il resto molto ok. Lasciando stare i demoni della fornace lì, veramente della forgia, che è stato anche ripetuto con quello blu, secondo me si salva molto dal punto di vista dei DLC. Non in generale con i boss, ma proprio a livello di DLC a me sono piaciuti molto. Li ho trovati abbastanza vari, più o meno, ok? Cioè li ho trovati carini, ok? Li ho trovati molto carini e li metterei tutti sullo stesso livello di apprezzamento dal mio punto di vista, nel senso che non li metterei uno sopra un altro. Per me vanno presi tutti e tre insieme, dici ok, bei contenuti aggiuntivi, fine. Però per esempio sono sotto a ovviamente Artorias of the Abyss e sotto anni luce i DLC di Dark Souls 3, quello sicuramente. Secondo me un altro bel boss sono pure i difensori del trono. Non mi ricordo la boss fight in sé, ma mi ricordo che mi è piaciuto molto l'alternanza dei loro attacchi. Poi overall non abbiamo nulla che spicca eccessivamente. Cioè per esempio in Dark Souls 1 pure non c'è secondo me un grande spicco, a parte Ornstein e Smough, che sono fantastici secondo me, e Artorias. Però per il resto anche lì, cioè se prendi Dark Souls 3 come punto di paragone, è la fine per entrambi. Cioè è la fine per entrambi, c'è poco da fare, e questo ci siamo. Allora passerei appunto su Dark Souls 3, perché voglio finire questo discorso. Allora, Dark Souls 3 parte in quarta, ti fa giudicare da Gundyr che rincontrerai potenzialmente più avanti se trovi quella vareta illusoria che abbiamo beccato dopo, insomma, per andare alle tombe dimenticate dopo aver preso l'emote della Via del Drago. Vordt, boss molto carino, ci ho messo anche fin troppo a batterlo, però secondo me è molto carino e ti dà anche un'idea di quella che è la velocità e la tendenza action che ha Dark Souls 3 rispetto agli altri due, ok? Cosa che vedremo ancora di più avanti. Per me uno spicco fantastico di questo concetto è Osiris in seconda fase, dopo che si rompe il pezzo di legno lì, la staffa che c'ha. È stupendo, non è nulla di esageratamente complesso, però i suoi movimenti, le sue animazioni, il suo correre, il saltare, cose del genere è veramente molto molto bello.
Gran Bosco, gimmick fight, secondo me molto più carina la lore in generale del fight, però ci può stare. Saggio di cristallo, molto ok, voglio dire, lo incontriamo anche come nemico normale, quindi insomma. I diaconi anche, gimmick fight, che tra l'altro ci ho messo un attimo a capire, nonostante l'avessi pure già fatta, però non me lo ricordavo. Guardiani dell'Abisso secondo me è molto carina come boss fight, forse un po' basilare dal punto generale, nel senso che overall non c'è troppa epicità nel fight in sé, nel senso che sono due, che sono quasi sempre due, nel senso all'inizio è uno, poi si alza l'altro e bla bla bla, però overall quello è il concetto, il fatto che siano più di uno. Poi Wolnir è fighissimo, esteticamente io l'ho trovato veramente bellissimo come boss fight. Per il resto voglio dire niente di esagerato, niente di bellissimo. Invece parlando delle boss fight che mi sono molto piaciute, Sullivan molto figo, ti crea un'adrenalina assurda in seconda fase quando spawna il clone, che tra l'altro ho scoperto alla fine della boss fight che potevo uccidere, nonostante lo stessi hittando, però non ci ho pensato proprio, ero troppo concentrato a schivare, a non farmi colpire, che non ci ho fatto caso. Aldrich a me è piaciuto molto come lore e boss fight, peccato per quelle cavolo di frecce che ancora oggi non so come abbia fatto a schivare, in seconda fase mi riferisco. Le ho trovate veramente, cioè lì c'è stato il primo blocco su Dark Souls 3, nel senso fino a lì è stato tutto fantastico, poi lì vabbè c'è stato anche un trasferimento di mezzo, però mi ha fatto bloccare per 2 settimane se non di più per continuare, e vabbè poi l'abbiamo battuto, da lì sempre molto bello, però insomma. Yorm io l'ho trovato molto figo, soprattutto per la meccanica della spada. Ci ho messo un sacco a notare quell'oggetto. Cioè se fosse stato leggermente più vicino l'avrei visto subito, ma lì veramente non ci avevo mai fatto caso perché mi concentravo sul gigante. Però quando trovi quello è, secondo me è anche molto più figo dover caricare la spada e ucciderlo in quel modo, con le colonne che cadono e arrivi al punto in cui l'ultimo colpo molto probabilmente lo devi caricare senza nessun tipo di copertura perché sono cadute tutte le colonne. È veramente molto bello secondo me. Danzatrice stupendo come boss, c'è poco da dire. L'ho trovato molto interessante soprattutto quando fa il cambio, diciamo, della seconda fase, il dover schivare quell'attacco roteante continuo che fa, l'ho trovato molto stimolante dal punto di vista generale, e ricordo che avrei potuto ucciderla molto prima, ma nel try che l'ho uccisa è stato ancora più figo perché mi ha spammato appunto questa mossa qui che faceva solamente quando entrava in seconda fase, di solito almeno a me nei miei try è successo così, l'ha spammata tipo 3-4 volte in quel try. L'ho trovata veramente fighissimo, veramente molto molto bella. Stessa cosa per Osiris, di cui abbiamo già un po' parlato, un boss per me fantastico, e anche a livello di ciò che ti può trasmettere a livello di lore quando inizi a collegarci anche Guinevere, e insomma molto interessante. L'armatura dell'ammazzadraghi, io ancora non mi posso dimenticare come mi sono messa a guardare quella roba in alto e poi mi è arrivata l'armatura addosso. Non mi ero proprio reso conto che la boss fight fosse lei e non quella roba che volava, che era ciò che la controllava, però è stato molto figo. Parlando invece del boss Antica Viverna, quindi al picco di mi sfugge il nome, come la vetta dell'arcidrago, carina come gimmick fight, forse un po' fastidiosi i nemici per il percorso, però è molto carino. Cioè puoi anche correre e evitarli tutti, voglio dire. Il Re senza nome è una bellissima boss fight, forse non so se è la migliore del gioco base, forse lì ci metterei più Lothric e Lorian, mi piacciono molto, però sicuramente stupenda, molto scenica a livello anche di ambientazione e proprio arena. Ma la prima fase la trovo terribile da dover rifare. Bella, la fai la prima volta è stupenda, se lo fai il first try fantastico, però doversi rifare la prima fase per me è stato veramente noiosissimo. Ma da quel punto di vista generale, se lo facessi in first try, bellissima, boss fight stupenda. Lothric, stesso discorso, secondo me uno dei boss più fighi. Forse il mio preferito è l'anima dei tizzoni, cioè Lord of Cinder.
Soul of Cinder è troppo cioè mi è piaciuto troppo sia a livello di combattimento che in generale, quindi probabilmente quello è il mio preferito. Però Lothric e Lorien sono una boss fight stupenda e scenica, e soprattutto la seconda fase dove appunto c'è anche Lothric la trovo molto molto interessante dal punto di vista di come funziona, cioè il dover hittare Lorien, ok, però poi viene resuscitato, quindi il tuo obiettivo è semplicemente togliere la vita a Lothric, e quella cosa che comunque ci sono entrambe le barre della vita, ma tu essenzialmente stai combattendo solo Lothric a quel punto, no? E l'unica cosa che ti aiuta a fare, cioè la barra della vita di Lorien diventa un po' uno stun lock, perché nel momento in cui arriva a zero c'è Lothric che cerca di rianimarlo e tu puoi abusare un paio di colpi, una roba del genere, quindi è molto carino questa cosa e l'ho trovata molto molto bella sinceramente. Passando a Ariandel, boss, ecco, forse a parte il godimento personale, il miglior boss di Dark Souls 3 secondo me è Fried, è troppo bello quel boss. La terza fase che parte così, mamma mia se mi ha fatto rimanere come un bastardo la prima volta. Però a livello di scena e regia e tutto quanto è veramente fantastica. Anche quella del custode del campione e del lupo è molto carina a livello generale come boss fight, niente di che, però molto carina. Invece Città d'Anelli, il demone agonizzante, il demone degli abissi è stata complessa e sicuramente un po' fastidiosa da dover rifare da capo, cioè la prima fase intendo, però voglio dire, come si alternavano i due ti faceva tranquillamente sviluppare una strategia, quindi comunque era molto carino dal punto di vista generale, cioè la prima volta che lo facevi era molto bello a vincere, no? Poi ti trovavi la seconda fase, una volta che poi la seconda fase un pochettino ce l'avevi e capivi cos'è che dovevi evitare per forza, no? Tipo le meteoriti che ti faceva cadere da sopra, quelle cose lì, eri a posto, cioè overall eri ok. Comunque è stato molto carino. Bello il fatto che sei in una caverna e quindi la sua trasformazione tra virgolette nel principe demone ti crea una situazione di luce che è stupenda. Da quel punto di vista sono sicuramente colpito. Midir boss stupendo, forse il migliore, no, metterei comunque Gael forse come migliore del DLC, però Midir è veramente figo perché prima lo affronti sul ponte, poi hai parlato anche con l'NPC di Filianor e quindi secondo me è un build up molto carino. C'è molto rischio di perderlo, a me è stato mezzo consigliato dalla chat, nel senso attenzione a questo e questo, ok, però è veramente un bel boss, sicuramente molto tosto, ma la strategia che abbiamo sviluppato poi per batterlo è flawless, cioè nel senso ci sono alcuni attacchi che puoi tranquillamente sfruttare in modo migliore, e soprattutto quando fai il fuoco è quasi sempre un doppio colpo su coda che comunque equivale al danno in testa, di un colpo in testa, quindi insomma bellissima la boss fight contro il mezzaluce, non tanto contro il mezzaluce ma il fatto che può spawnare un giocatore che appartiene alle lance di Filianor lì. Quella è la cosa più figa e mi è successa solo la prima volta che ci sono arrivato, però secondo me quella è la cosa più bella della boss fight. Invece Gael, c'è poco da dire, Gael è un aura farm continuo, è stupendo, soprattutto in terza fase quando si mette a zompare con i fulmini e tutto quanto. Non l'ho trovato così difficile, cioè di per sé ho trovato più difficile Midir, anche se poi con la strategia è stato ok, però a livello generale di fronte a Midir e Gael come prima volta penso che Midir sia molto più difficile e Gael sia molto più godibile, e in generale è un boss molto molto figo. E penso che abbiamo finito, quindi non so se mi verranno mai in mente altre cose da aggiungere a questo mega discorso di questa Soul Saga. So solo che mi è piaciuta moltissimo e che nonostante non abbiamo fatto full tutto, nonostante ci siano cose che ci siamo persi, nonostante ci siano cose che abbiamo fatto in modo errato, magari con poca ottimizzazione, banalmente la build di Dark Souls 3 è stata uno schifo rispetto magari a Dark Souls 1, che secondo me abbiamo avuto molti meno problemi dopo aver levato di mezzo la labarda.
Mi è piaciuto utilizzare gli oggetti che trovavamo per ovviare a situazioni difficili, per esempio le tossine della cacca, non lo so, gli insetti lucenti nel DLC di Dark Souls 2. Ci sono stati dei momenti che porterò con me di questa serie come non ho mai portato nessun altro momento di altri giochi. Cioè io ho giocato un qualsiasi gioco Ubisoft, per dire, li ho giocati, ma non ci sono momenti a livello di gameplay soprattutto che dico cavolo, me lo ricordo ancora oggi. Cioè queste cose non le dimenticherò mai. Ci sono un sacco di cose che sono successe in queste 3 serie che non dimenticherò mai, e questo riassume quello che è questa saga secondo me in generale. Quindi dopo un'ora di discorso io non ce la faccio più, mi sta morendo la gola, devo bere. Penso che ci possiamo fermare qui. Se mi verranno in mente altre cose magari le attaccherò a questo episodio, magari faremo un altro video aggiuntivo, adesso non lo so. Però questa era la serie di Dark Souls 3. Io vi ringrazio per averla seguita, vi invito a recuperare le altre 2 se non l'avete già fatto. Vi ringrazio per averla seguita, come al solito vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Trovate la playlist con tutti gli episodi qui sopra, l'ho fatto prima, non so perché, e un sacco di altre playlist sul canale, perciò dateci un'occhiata. Noi ci vediamo alla prossima e bella fandonia.